Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come risolvere il problema del flash delle riceventi BetFPV Super D. Infatti quando cerchiamo di fare l'aggiornamento firmware con il metodo del Betaflight Pass-Through ci compare questo errore, anche se effettivamente abbiamo scelto il target BetFPV Super D 2.4 GHz RX. L'errore nasce dal fatto che il sistema rileva che la ricevente è un firmware IP model e l'aggiornamento non può andare avanti. Sul perché le riceventi BetFPV abbiano un firmware IP model non è chiaro, tuttavia vi posso confermare che il target giusto per queste riceventi è BetFPV Super D 2.4 GHz RX. Per risolvere in modo definitivo il problema sarà necessario fare il primissimo aggiornamento via Wi-Fi. In questa fase quindi ci occuperemo di generare il firmware che poi andremo ad installare con questo metodo. Ok, eccoci nel configuratore, vediamo le impostazioni da scegliere per questa ricevente. Qui selezioniamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category scegliamo BetFPV 2.4 GHz. In Device BetFPV Super D 2.4 GHz RX. Come metodo per il flash scegliamo Wi-Fi. Le opzioni qua sotto possiamo anche lasciarle come sono, l'unica cosa da fare è impostare la password per il bin che dovrà essere la stessa utilizzata nel modulo. Quindi clicchiamo Build. A questo punto si aprirà una finestra col firmware, per comodità vi consiglio di spostarlo in un percorso più facile da raggiungere, come ad esempio il desktop o la cartella documenti. Ok, a questo punto ho già saldato la Super D nel Flight Controller e posso collegare il cavo USB per fare in modo che la ricevente si accenda. Una volta alimentata dovranno passare 60 secondi per fare in modo che si attivi automaticamente la modalità Wi-Fi. Come vedete adesso il LED è rosso, trascorsi 60 secondi il LED diventerà verde, segno che la ricevente è entrata in modalità Wi-Fi. Tenete presente che alcuni flight controller non riescono ad alimentare la ricevente con il solo cavo USB, se vedete infatti che non si accende nessun LED allora dovete collegare anche la LiPo. Se si tratta di un drone già assemblato, per motivi di sicurezza si rende obbligatorio rimuovere le eliche, non si sa mai che il modello possa avviarsi alla massima potenza così senza alcun motivo. Ok, come vedete il LED è diventato verde, questo significa che la modalità Wi-Fi si è attivata. A questo punto spostiamoci in un PC con scheda di rete Wi-Fi e andiamo nelle connessioni. Tra tutte le connessioni disponibili notiamo questa con il nome ExpressLRS, quindi clicco per connettermi. A questo punto mi chiederà la password che è ExpressLRS tutto minuscolo. Questa password è sempre la stessa per tutte le riceventi ExpressLRS che vanno in modalità Wi-Fi, mi raccomando non confondiamoci con la password per il bin che è un'altra cosa. Quindi facciamo successivo. Adesso dovrebbe aprirsi in automatico il browser con l'indirizzo 10.0.0.1. Se non dovesse accadere non è un problema, aprite voi il vostro browser e nella barra degli indirizzi mettete 10.0.0.1. Ora clicchiamo su Update. Poi sfoglia. Qui scegliamo il firmware che ci ha generato in precedenza il configuratore. Poi facciamo Update. A questo punto vi comparirà questo errore, non dovete assolutamente preoccuparvi perché è normale, fate tranquillamente Flash Anyway. Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, a questo punto siamo riusciti ad installare il firmware giusto nella ricevente, abbiamo finito e possiamo usare la Super D senza nessun problema. Se più avanti dovrete aggiornare nuovamente la ricevente, adesso sarà possibile farlo anche con il metodo del Betaflight Pass-Through, oltre che naturalmente con tutti gli altri metodi possibili. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.